Buongiorno ragazzi, allora questa, come avrete capito, sarà un reportage molto lungo perché inizierò proprio dall'apertura della scatola. Oggi è il 4 novembre, sono le 3:08 e un'ora fa il corriere della FedEx mi ha consegnato la scatola con il mio Kowa Highlander Prominer 32x82. È stato spedito direttamente dal Giappone, pare che sia uno degli ultimi esemplari prodotti, è arrivato presso Kowa Optimed in Germania, hanno ricontrollato il binocolo come prassi e quindi mi è stato successivamente spedito lunedì e ha impiegato 2 giorni il corriere per portarlo, insomma consegnarlo qui in Italia presso la mia abitazione. Sono un po' emozionato, comprenderete, perché un conto è testare i binocoli delle aziende, un conto è riuscire insomma a risoddisfare un proprio desiderio, che è quello di riacquistare un Kowa Highlander, visto che anni fa lo avevo comprato un paio di volte in realtà e poi stupidamente venduto. All'interno della scatola troviamo le famose chips della Kowa, guardate che spettacolo, quante sono, che si trovano, devo ammettere, anche nei altri prodotti giapponesi, perché mi è capitato di provare e vedere dei prodotti della Takahashi e arrivavano con lo stesso imballaggio, che presumo sia un po' prassi in Giappone. Spero che riuscirete a vedere, è un unboxing non molto professionale, però insomma apprezzerete il desiderio di svelare il Kowa Highlander appena arrivato in dotazione. Allora, questa è la scatola, ragazzi, questa è la scatola. Sposto tutto, rimetto le chips a posto. Eccolo qua, manuale delle istruzioni con il safety warning riguardo l'osservazione solare, e all'interno troviamo il binocolo con la coppia di oculari. C'è una leggera differenza, come potete notare, io l'ho vista subito rispetto all'esemplare che ho qua in casa di qualche anno fa, che mi è stato gentilmente lasciato in dotazione. Tiriamo fuori le coppie di oculari. Da quello che si evince non è cambiato molto esteticamente, però la differenza fondamentale penso sia data dalla nuova colorazione, spero che la possiate vedere, di colore nero e rosso, che è diversa, speriamo di non fare danni, rispetto a quella precedente che sto sganciando adesso dal cavalletto. Guardatela qua. Quindi vecchio Prominer, vediamo se riesco a avvicinarlo, vecchio Prominer e nuovo Prominer. Lo scopo, la mia intenzione è quella comunque di portarvi con me sul campo, perché fino a quando Kowa mi darà la possibilità farò una comparativa crepuscolare, stellare e diurna con il vecchio esemplare. Ora non so bene quanti anni abbia, devo chiedere al dottor Gunther Reisner di Kowa Germania, e poi successivamente più avanti, quando insomma mi sarà possibile, andrò a verificare anche le sue prestazioni rispetto al uno dei primi Kowa Highlander comprati dall'amico Fabio Zugnoni, amico di Corrado Morelli,
che dovrebbe essere ancora, penso, in cristallo di fluorite, forse c'era dentro anche il piombo. Visto che ormai stiamo parlando di unboxing, volevo farvi vedere anche quest'altra mia decisione. Per il Cowellender avevo la necessità di utilizzare una valigia molto robusta, affidabile, impermeabile, robusta, che comunque contenga le vibrazioni anche quando viene caricata magari sul cassone del SUV o prende qualche colpo. Inoltre impermeabilizzata e con il sistema di estrazione dell'aria per mantenere il sottovuoto. Per questo motivo ho scelto la migliore azienda del settore. Peli. Si tratta della Peli Air 1555, che è, penso, leggermente più grande del Cowellender, ma questo mi consentirà di inserire anche le altre due coppie di oculari quando mi arriveranno. Per ora mi è arrivato soltanto il Cowellender, quindi vi faccio vedere la valigia, poi ci sarà modo di presentarla all'interno di una video recensione dedicata, perché secondo me questa meraviglia meccanica protettiva necessita proprio di una recensione sul campo per spiegarvi bene le sue prestazioni. Adesso vi mostro rapidamente l'apertura. Questo è praticamente il sistema per estrarre l'aria e sigillarlo. Ci sono 3 pulsanti per l'apertura. Tra le varie opzioni disponibili io ho scelto quella con, vedete, le quadrettature in spugna strappabile, di modo che riesco ad andare a sagomare la forma del Kowa per adattarlo alla perfezione. C'era un modello leggermente più piccolo, Peli Products, Barcellona, Spagna, Torrance, California, poi anche Sud Deerfield. Il sito è pelicam.com. Allora, la mia idea di utilizzare la Air 1555 è perché posso avere la possibilità di utilizzare anche questo spazio per l'inserimento degli altri 2 coppie di oculari. Allora ragazzi, io inizio a fare questo lavoro e poi ci aggiorniamo nei giorni successivi. Penso che la prima prova che farò sarà o quella astronomica oppure quella al crepuscolo, per verificare se il nuovo Kowa risulta leggermente più luminoso di questo modello che adesso sto utilizzando per mostrarvi la valigia. Ciao a tutti!